c'è un po' di gente. Il parcheggio si paga a persona 12 euro, molto molto economico direi. Will I ever learn to love again? Will I ever learn to... Buongiorno, bentornati e benvenuti sul canale. Venerdì 19 agosto 22. Noi stiamo a fare colazione. Guardate che vista ha la nostra. Buongiorno. Lei è Mary, gestisce quella che gestisce la fattoria, la moglie del fattore. Questa è la cosa da colazione e questa è la vista fantastica che c'è dalla camera della colazione. Gli animali della fattoria passano tutti alla destra e davanti a voi c'è il mare. Da una parte è molto scuro, dall'altra parte è più chiaro. Abbiamo buone aspettative di trovare bel tempo, meglio speriamo di trovare bel tempo. E questa è Cinzia. Frutta fresca, hai visto? Sì, ho visto. Piace? Mentre lo fai video. Video, yes. Mary. Questa è la breakfast, Irish breakfast, di gradimento di Cinzia. Mary è la numero uno. Come si chiama Mary? So Sì, perché la chiamo Mary, si chiama, ho visto il libro delle firme. Mary numero uno, simpatica, arzilla. Tra l'altro, una particolarità, nel letto avevamo uno scaldino e vi garantisco che ieri sera l'abbiamo usato perché fa freschino la sera. Si accende elettrico, dopo 5 minuti è rovente, si spegne e vi dà molto sollievo. Guardate, vi do grande, dopo una giornata come ieri è stato molto gradevole. Mary voto 10, a 9.8 su Booking, ma merita un bel 10. Infatti abbiamo messo 10 e abbiamo lasciato anche la nostra dedica nel guest book. Comunque Cinzia è partita a bomba con il dolce e si farà anche un toast. Io invece sto aspettando Irish breakfast, quindi carne, un po' roba salata. Questo è tutto quello che c'è nel tavolo della colazione. Tanta roba sta colazione qui, veramente big. Vi ripeto, la vista che c'è della sala del breakfast è veramente incantevole. Queste sono le tovagliette della fattoria. Ba, mu, quack, ba, mu, quack. Pecora, mucca, anatra, oca. Ed ecco la mia Irish breakfast, ragazzi. Dopo ho voglia a fare chilometri, perché ti immagini a fare del genere. Dopo una colazione da campioni, ragazzi, possiamo arrivare tranquillamente fino in Irlanda del Nord. Il cielo è così, un po' nuvolo, un po' chiaro, insomma siamo ottimisti per oggi, dai. Le Cliff of Moher ci aspettano tra le altre cose. Cinzia, la colazione di oggi? La colazione di oggi bella pesante per te, la mia è stata un po' più leggera. Un po' più light. Sì. Oggi anche abbiamo un bel po' di cose da vedere, come sempre. Cose da vedere, chilometri da fare. Adesso il primo stop sarà il ferry boat. Dove eravamo ieri non a caso siamo passati lì al ferry, così avevamo visto dove era esattamente. Adesso andiamo, imbarchiamo e via, si va dall'altra parte. Eccoci qua, ragazzi, siamo arrivati dove eravamo ieri, guardate, adesso saliamo su, eccoci qua, perfetto. Vedete come è più alta l'acqua rispetto a ieri? Adesso il biglietto immagino. Morning, hello. Ok. Adesso la mettiamo qua vicino. Dopo l'esperienza in Norvegia poi sicuramente non me la faranno legare, quindi la metto vicino al muro, così se tac, si appoggia al muro, male che va. Giusto in tempo a salire, tempo di parcheggiare e siamo già partiti. Non so quanto dura la traversata, penso poco perché durerà un quarto d'ora, 20 minuti e si paga. Morning. Hello. Just one way? Ah, yes, one way. 12. Thank you.
Thank you. Bye bye. Hello, give you the Ah, ok, riceve. Ok. another piece. ok. A keepsake. Ok. Thank you. Bye bye. Avete visto qua è rapido e indolore. Adesso noi siamo esattamente qui, Tarbert. Oggi faremo questo pezzo qui, arriveremo a Lupid dove c'è un faro fantastico. Lupid risaliremo, Cliff of Moher e dormiremo da queste parti qui, perché domani andremo a visitare le Aran Islands. Abbiamo già fatto il biglietto dall'Italia, si parte da qui e poi qui noleggeremo delle bici. Adesso andiamoci a gustare un po' il panorama. 12 euro moto e 2 persone. Attraccheremo lì. Cinzia, vento, ventilato? Molto, si vede dai capelli. Siamo l'unica moto ovviamente del battello. Eccoci qua. Siamo di fianco allo Scania. Giustamente i camion li hanno messi tutti a un lato. Mentre il camion Shannon Bridge si chiama la nave. Questo è il fantastico cielo irlandese col sole e il vento che ci stanno dando il buongiorno. Speriamo che resti tale. Qui ci sono le tariffe. La moto, incluso pilota e passeggero, 12 euro. Le auto, inclusi passeggeri 23, soli passeggeri 6, è tutto il listino qua. Siamo arrivati, la traghettata dura più o meno un quarto d'ora, 20 minuti, è molto veloce. Il tempo di salire in moto, fare 2 chiacchiere, siamo già arrivati. Ha già abbassato la sponda, adesso ci appoggeremo alla slitta e si va su. Scesi dalla nave, il vento è forte, ma guardate che spettacolo c'è qui davanti a noi. Ci stiamo tuffando nel mare irlandese. Siamo, neanche a dirlo, sulla Wild Atlantic Way. Vista mozzafiato. Il vento, madonna che vento. Il vento soffia fuori, guardate come devo guidare con la moto inclinata. Passi pure la visiera che il vento. Ok. Il vento ha detto che comanda lui. Madonna, Cinzia, tieniti che qua voliamo, Siamo sulla R487 direzione Lupid. Andiamo a visitare il faro. Come vedete il vento soffia inesorabilmente, le pale eoliche girano come i rotanti che si trovano alle bancarelle delle feste. C'è un vento pazzesco. Quindi le nostre aspettative di alzare il Mavic sono praticamente zero. Sono morte sul nascere. Però in compenso guardate qui intorno a noi. Verde, campagne. Di qua è un po' nero, ma con la forza del vento il meteo cambia in un attimo. Fino a poco fa c'era il sole. È tanto verde. Sulla strada guardate che traffico che c'è. Intorno a noi soltanto pascoli di pecore. Questo c'è in giro qua. È tanto verde. Mucche ovunque, cavalli, fiori, strade perfette, mucche ancora. E siamo a 13 km dal faro. Guardate che campi verdi. Sembrano campi da calcio. Il mare è incazzato che la metà basta e da lontano si vedono delle onde molto grandi. Non so se dalla cam si percepisce, ma vi garantisco che fa impressione vedere un mare così agitato. Qui siamo dentro un'insenatura, ma lì alla parte più estrema alla nostra destra il mare è veramente incazzato, che è un po' riparato dal vento. Ma vedete il colore del mare, che turchese che è, guardate lì quanto è incazzato, è veramente bellissimo. Il grigio del cielo che sfuma l'azzurro e le onde che si rifrangono, guardate che colori fanno. E non c'è sole in questo momento. Siamo su questa stradina qui che ci porta al faro. Siamo a 4 km dal faro, in mezzo al nulla. Sarebbe da fermarsi ogni metro. Guardate qua che vista hanno queste mucchette qua. Che paradiso è qua. È veramente fantastico, in mezzo al nulla. Questo qui davanti è il faro di Lupid. Neanche a dirlo, sorge su una scogliera molto bella. Da lontano si apprezza molto. Vediamo le condizioni del vento. Dai, non diciamo l'ultima parola. Eccoci qua, siamo arrivati. Cinzia ha detto mamma mia che posto. Tanta qualità qua, tanta estrema qualità. Mo parcheggiamo.
Ragazzi, non so se si sente la voce del mare, è qualcosa di impressionante. Si sentono le onde rifrangersi sotto queste scogliere che saranno alte 30-40 metri, è fantastico. C'è un vento che soffia forte, il drone non andrebbe alzato, ma non ce l'ho fatta, non ho resistito, l'ho alzato, anche se mi diceva ti assumi tutte le responsabilità di volare perché il vento è forte, ma è un posto incredibile e queste scogliere sono nulla rispetto a quelle delle Cliff of Moher, dove speriamo di trovare almeno lo stesso meteo di qua. È impressionante il ruggito del mare. Tanta roba. Tanta roba. Persino Cinzia, che non è amante dei paesi del nord, è rimasta a bocca aperta. Sì, fino adesso sì. Tanta roba. Ma poi è impressionante qua sotto e fa paura qua sotto. Fa veramente paura. Very good. Stiamo ripartendo dall'Upid, guardate le onde come si rifrangono, gli spruzzi dell'acqua salgono sopra la scogliera. E mentre noi stavamo facendo le foto, video, dronate, quando si è cambiato il tempo e si è coperto il sole, abbiamo avuto giusto il tempo di fare delle belle foto e dei bei video. Sarebbe stato molto bello mandare il drone al di là della scogliera, molto di là del faro, anche a mezzo chilometro, e riprendere una scritta aerea che è proprio davanti al faro, ma sinceramente col vento così forte non me la so sentita. Ho già fatto tanto ad alzarlo il drone qua. Adesso si torna a puntare verso nord. Per tornare verso nord stiamo facendo un'altra strada, passiamo dal lato opposto della penisola. Qui dovrebbe essere un po' più riparato dal vento. Sempre Wild Atlantic Way. Tanta roba sì, questa roba qua. Guarda qua, i gabbiani che appollaiati sopra le rocce, gli scogli. Quello che vedete non è nebbia, ma sono gli spruzzi del mare che, come vanno in alto, quasi si vaporizzano. Questa strada qui andiamo particolarmente piano perché non so se si nota, ma c'è un po' di fango, soprattutto nella parte centrale. Ma poi perché correre? Ci godiamo sto paesaggio qui fin quando si può. Più wild di questa non si può, l'Atlantic Way. E questo è veramente wild qua. Cliff of Moher, va bene di qua? Ok, si va. Questi cagnolini, dai, questo è bello però tranquillo, non fa una piega. Fino a 2 minuti fa c'era il sole, ragazzi, o comunque fino a 2 minuti fa era tutto tranquillo, era tutto asciutto. Adesso ha iniziato a piovere, come vedete. Smette e riprende, è un tempo proprio irlandese qua, molto volubile, si cambia in un attimo. Noi stiamo puntando dove c'è il chiaro, quindi siamo molto ottimisti. Siamo nella zona del Burren, questo è il nome di questa zona dell'Irlanda, e siamo esattamente a 12 km dalle meravigliose scogliere di Cliff of Moher. Qui davanti c'è la polizia, si va a 60 all'ora, orecchie basse e si rispetta i limiti. Slow. Qui si surfa, ragazzi, a tutto serve. Vedete quelli che stanno surfando con le mute, uno lì e uno più in là. Nel frattempo il traffico, solite cittadine, ti metti l'anima in pace e te lo fai a 20 all'ora. Ragazzi, sono campi da golf, velluto praticamente, tappeti di velluto. Tra l'altro in Irlanda ci sono tra i più rinomati campi da golf. Giocano a maniche corte anche se il vento è notevole, a temperature fresche, in questo momento ci sono 17 gradi. Benvenuti nel Burren, piovigginava fino a qualche secondo fa, con il sole, e c'è un vento che secondo me se spengo la moto vado avanti comunque, anche senza accelerare. Questo qui è il parcheggio del Cliff of Moher. Cliff of Moher. Una volta parcheggiati praticamente vi troverete l'ingresso di fronte a voi. Non c'è nessuno, siamo solo noi, ovviamente è una battuta. C'è un po' di gente. Il parcheggio si paga a persona 12 euro, molto economico direi. Adesso ci aspetta una piccola passeggiata dove non soffriremo il caldo, perché come vedete tira parecchio vento, molto vento. Infatti il drone qui non si alza
altrimenti rischio di trovare il drone direttamente a Dublino. Cliff of Moher Experience. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Siamo sulle Cliff of Moher. Allora, qui non si può dronare, ma il divieto la giriamo facilmente. Il problema è che qui c'è un mare di vento che se alzassi il drone qui lo riprendo a Dublino o a Belfast probabilmente. Guardate che roba c'è qui davanti a voi. Cliff of Moher. Che dici di queste cliff? Piaciute? Molto belle, sì. Il meteo vedete come cambia velocemente, siamo arrivati col sole, in un attimo si è cambiato, adesso sta facendo anche 2 goccetti d'acqua. Andiamo botta, come si dice. Poi con sto vento tra qualche minuto sarà tutto andato via. Vediti che voli qua! C'è un vento folle ragazzi, un vento veramente importante. Lo spettacolo della natura è qualcosa di inenarrabile. Guardate qua tutti che fuggono ragazzi, tutti che fuggono, in un attimo si è cambiato il tempo. Abbiamo fatto giusto In tempo. Pensiamo a quelli che stanno pagando adesso il biglietto, praticamente vedranno nulla perché le nuvole si stanno abbassando e la nebbia sta avvolgendo qua le cliff. Adesso le salutiamo e proseguiamo verso Galway. Giusto in tempo di risalire in moto è arrivato lo scroscio d'acqua. Il tempo qui cambia veramente in maniera vertiginosa. Adesso puntiamo Galway e speriamo che mentre andiamo il vento continui a soffiare e a pulire il cielo dalle nuvole. Umido, umidità a go go. Comunque in tutto ciò le Cliff of Moher sono fantastiche, veramente tanta roba. In un giorno di sole terzo, senza vento, con il drone sarebbe veramente qualcosa di inenarrabile. Come si dice dalle parti nostre, l'acqua non la vogliono neanche i cani, piove a che Dio la mandi giù. Però davanti a noi, come vedete, c'è uno spiraglio di sereno, quindi siamo sempre ottimisti. Veramente un tempo pazzo questo irlandese. Se doveste mai venire da queste parti, mettete in conto che le 4 stagioni le fai in una giornata. Questa roccia è la roccia tipica della zona, della regione del Burren. Guardate, sembrano tante piastrelle messe uno di fianco a un altro. Questa è la roccia tipica di questi posti e dietro ovviamente c'è il mare, sempre sulla mitica Wild Atlantic Way. Io vado con la visiera aperta non perché non piove, ma perché la visiera mi dà fastidio chiusa, e poi perché voglio essere ottimista. Guardate qua, ma l'acqua si asciuga ragazzi, le emozioni restano. Mamma mia, senti come suona, senti come suona. Ma che posto fantastico è qua, pure con l'acqua, non ce ne frega un cazzo. Guardate che meraviglia la natura qui. Il cielo è grigio, mezzo blu, mezzo grigio, il mare è mosso, incazzato nero, il verde, la roccia, è tutto molto figo qui nel Burren. Welcome to Fanor. Madonna mia, questo verde ragazzi vi entra nell'anima. Guardate lo schiuma del mare, è fantastico. Certo, non che se ci fosse il sole mi dispiacerebbe, ma anche così questa è la vera Irlanda. Guardate, acqua a profusione. Non la voglio neanche i cani l'acqua qua.
Guardate l'acqua qua, ma che ne sanno quelli che se la risparmiano? Guarda qua, mamma mia, qui c'è il Nilo qui davanti a noi proprio, mare verde, qui c'è acqua a gogo, ma appena possiamo sorpassiamo queste macchine. Calma calma, siamo in mezzo e via qua. Ok, si va. Magnifica Wild Atlantic Way, e più wild di questo vi posso garantire che non c'è. Ditemi voi se non è una cartolina tutto questo. C'è gente che si fa il bagno in tutto ciò. Benvenuti nel Burren. Ragazzi, il Burren presenta una pavimentazione calcarea, quella che sto calpestando io, è un'area riconosciuta patrimonio dell'UNESCO. Più in basso, andando verso il mare, queste pietre diventano molto piatte, quasi veramente un pavimento diventa. È tutto molto magico, veramente fantastico. Nel frattempo sta uscendo il sole, noi veniamo da lì dove ci siamo lasciati alle spalle pioggia, nebbia, vento, anzi no, il vento è anche qui, però guardate che colori ci sono. Adesso stiamo portando a Galway, una bella cittadina. Ma guardate la strada, che cosa è questa strada qua? Il verde, l'azzurro, le rocce calcaree, è tutto molto marziano qua. Mucche al pascolo, che vista c'hanno ste mucche? Pascolano sul Burren. Il Burren è veramente magico, bisognerebbe fermarsi ogni metro. Questo è un faro, il colore del mare è un turchese pazzesco. Che roba è? Persino Cinzia, che non ama molto i paesi nordici, e si sta meravigliando e stupendo e godendo questo viaggio. La regione del Burren, ragazzi, ci sta lasciando letteralmente a bocca aperta, è semplicemente meravigliosa. Poi con questo colore, con sto sole che vuole uscire a tutti i costi, a fronte delle nuvole che stanno ogni tanto in tanto aumentando, è veramente qualcosa di superlativo. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you gon' wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. Ragazzi, ma di che stiamo a parlare qua? Ma di cosa vogliamo parlare più? Di che stiamo a parlare? Siamo a 40 km da Galway all'incirca e ci fermeremo lì per fare una visitina alla cittadina, che a leggere merita molto, ma lungo la strada ci sono scorci ogni metro uno dovrebbe fermarsi a fare fotografie. Arrivati a Galway, siamo a 1,1 km dal centro. Galway è una cittadina universitaria, una bella cittadina grande per quello che il contesto dove siamo stati finora, e siccome la nostra struttura è a circa 40 km da qui, ne approfittiamo per fare una pausa, per girarla un po', per visitarla. Ok, è verde, si va. Anche perché nella struttura dove alloggeremo questa sera resteremo 2 notti, perché domani andremo a visitare le isole Aran. Quando passi in queste città ogni tanto mi cade l'occhio su chi abbiamo vicino e sembra di essere un marziano, perché tutti quanti ti guardano. Questo è un parco, qui praticamente siamo centralissimi, ragazzi, super mega center questo è. Sono circa le 15:30, 15:40, questo è il porto di Galway. La moto l'abbiamo lasciata lì e adesso andiamo alla scoperta della cittadina.
Intanto vi dico che dalla regione del Burren siamo passati nella regione del Connemara. Galway è un ottimo punto di partenza per chi come noi vuole scoprire la località appunto del Connemara e le isole Aran che noi vedremo domani. Nel frattempo il vento qui soffia più forte di prima. Tra le attrazioni di Galway c'è anche il quartiere latino che andremo a visitare tra un po'. Qui siamo in pieno quartiere latino, sono circa le 16 ed è pieno zeppo di persone. Questo locale qui, McDonald's, è rinomato per il fish and chips. Tra l'altro Galway è molto gettonata per i frutti di mare, per le ostriche. Qui colore e artisti di strada la fanno da padrona proprio. Il quartiere latino è veramente un'esplosione di colori, di odori, di locali, di confusione, di caos. C'è veramente un mare di persone. Complice in questo momento una bellissima giornata, anche se molto ventilata. Qui siamo riparati, siamo all'interno delle vie e non c'è molto vento, ma come ci si sposta un po' il vento aumenta notevolmente. È pieno zeppo di vita questo posto qua. C'è da dire celibato qua, La fantasia non ha limiti qui a Galway. Hanno colorato con le pulcinelle di mare le cabine elettriche. Vicino al quartiere latino c'è Lynch Castle, che è questa struttura qui davanti a voi, che è ritenuto il palazzo medievale più bello d'Irlanda. È decorato con stemmi e statue che fanno riferimento a Enrico VII. Ci siamo lasciati alle spalle il quartiere latino e adesso siamo sulle sponde del fiume Corrib. Corrib è questo qui. Questo qui sotto il Corrib. Qui alla mia destra c'è lo Spanish Shark, un arco spagnolo. Seguendo il percorso che si dirama dello Spanish Shark andremo a vedere delle casette molto colorate. Questo qui davanti a voi è lo Spanish Shark, che sorge sulle sponde del fiume Corrib. Il fiume Corrib ha ambo i lati dei parchi dove gli abitanti di Galway amano riposarsi, ridere, scherzare, parlare, mangiare. Alcuni stanno mangiando la pizza, alcuni stanno mangiando le patatine. Fondamentalmente è un punto di ritrovo. Questo è lo Spanish Shark che ci porterà a vedere, se le informazioni non sono errate, delle casette colorate, che da come abbiamo capito è tipico di tutta l'Irlanda. Questa passeggiata che stiamo facendo noi in questo momento, che praticamente costeggia il fiume, è chiamata da loro The Long Walk. Siamo ancora lungo la The Long Walk, che costeggia anche il porto. Praticamente noi la moto l'abbiamo qui dietro, ma è veramente bella Galway. È la città che sicuramente fino adesso è la più grande di quella che abbiamo visitato, ma è decisamente una città graziosa, viva, colorata, allegra, ordinata, bella, veramente bella. E poi c'è tanto verde come il resto di tutta Irlanda, ma vedere tutti questi spazi in una città così grande
dato sicuramente dalla città più grande, molto grande. Tra l'altro, visto che si è fatta una certa, adesso si prende e si torna e si torna verso ogni tanto ci sono. e si torna verso la struttura. Devo dire che Galloway Si torna verso la struttura e iniziamo a trovare anche un ristorantino, un pub, perché ci è piaciuta la birretta di ieri sera. la birretta è stata Birretta estremamente qualità, Guinness ottima direi, me la ricordavo non buona, invece devo dire ottima, la schiuma sembrava quasi panna. Galloway tra l'altro città molto bella, tra le più grandi che abbiamo visto finora, e devo dire che nel roadbook fu consigliata da Cinzia. Già inserita nel roadbook. Ha avuto da ridire. Oggi è stata la giornata un po' brontolone, perché Come ha proposto anche la strada del burro, noi abbiamo fatto un altro tracciato sul GPX, ce l'ha detto no, passiamo da qua, e devo dire tanta roba. È stata una quella bella strada lì. scoperta quella Veramente, strada. veramente tanta roba. No, più che altro non cambiata all'ultimo momento, perché abbiamo visto il cartello, nel senso, la direzione abbiamo era fatto quella, un'alternativa, avremmo abbiamo fatto una strada preso. un po' più interna, invece quella è stata una Complice che è scelta. uscito il sole. È uscito anche il sole perché momento. venivamo dalla pioggia che ci portava appresso dalle Cliff of Moher. Tanta Bella roba, scoperta. Burren top, anche oggi giornata alta qualità. Con noi non si sbaglia, si va a colpo sicuro, non si va, come si dice, noi siamo molto pignoli, nocci. Adesso si va, dai, go, Dai. sono in sella. Nella regione del Connemara, e questa è la costa del Connemara. C'è gente che fa il bagno nonostante siano le 6 passate. Ovviamente c'è qualcuno che lo fa con la muta, qualcuno che lo fa senza. Molto coraggiosi gli irlandesi, decisamente. Qui nel Connemara, se ci fate caso, le recinzioni sono fatte tutte con pietra a secco, le recinzioni anche tra un podere e l'altro, tra un appezzamento e l'altro, tutti muri fatti in pietra. Fino a questa mattina invece le recinzioni erano fatte con delle reti e della vegetazione, è cambiata anche la struttura delle abitazioni, è totalmente diversa rispetto a quelle di ieri, è un'altra realtà qua, è decisamente diversa da quella di questa mattina. Siamo a 1 chilometro dalla nostra struttura, sono circa le 7 di sera, guardate che colori che ci sono, peccato che siamo contro luce, ma vi posso garantire che è tantissima roba sta roba qua. Stiamo attraversando un ponte in questo momento, velocità moderata, sole in faccia, vento pure, tombino appena preso. Eccone un altro. A 400 metri la nostra struttura. E questa dovrebbe essere la nostra struttura. Vediamo un po' se abbiamo azzeccato. Dovrebbe essere questo. Allora, questa è la struttura. Fammi vedere che c'è scritto nel messaggio. Arrivo, troverai una chiave blu dentro la cassetta, codice 000. Prova a vedere, 000, apri. Ok, chiave blu. Entriamo. La nostra stanza è la numero 1. Per noi potevano dare solo il numero 1. Okay. La nostra stanza numero 1, com'è? Stanza numero 1. Questa è casa loro praticamente, ci hanno affittato una camera. Ok, perfetto, c'è tutto, dai. Andiamo a scaricare e via. Cinzia intende fotografare Stasera le doppia Guinness. Doppia Guinness grande questa sera, a differenza di ieri sera che avevo le piccoline. Sera abbondiamo. Siamo al 19 agosto, in Italia si muore dal caldo, nel pub è acceso il fuoco. Siamo in un pub anche questa sera a cena. Il menù prevedeva pizza, la signora ha capito che noi la pizza non l'avremmo mai mangiata e ci ha proposto di farci il salmone affumicato forse con del pane, credo, e allora abbiamo accettato, altrimenti saremmo andati qui fuori che c'è un takeaway, un fast food takeaway, e avremmo preso fish and chips. Intanto ci facciamo la Guinness questa sera e poi vediamo. Cinzia pare particolarmente soddisfatta. Sì, dai, pensavo bene. Smoked salmon
with bread. E poi c'è tipo un'insalata russa, un'insalatina con qualche salsetta loro, Guinness e si va. Buona cena. Ragazzi, il video di questa sera lo chiudiamo qui con la Guinness vuota. Finita. Vi ringraziamo se siete arrivati fin qui, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, è gratis. A voi non costa nulla e per noi è tanta Guinness. A domani, ciao!